Buongiorno a tutti e bentornati in uno dei miei fantastici video dedicati alla vita in Germania. Nell'episodio di oggi parleremo di una cosa che sono sicura interesserà a tutti voi, cioè trovare lavoro in Germania. Come iniziare? La cosa più importante è avere il riconoscimento dei titoli di studio. Potete farlo direttamente andando lì in una delle agenzie del lavoro che si chiamano Arbeitsamt, ce n'è chiaramente una in ogni città, vi recate direttamente lì, portate il vostro curriculum. Se conoscete il tedesco è molto meglio. Altra cosa che vi serve sono sostanzialmente i vostri titoli di studio, quindi il vostro diploma, la vostra laurea, quello che avete, e dovete farvi fare un riconoscimento dei titoli di studio. Non è così semplice. E praticamente in Germania per lavorare più o meno dovunque vi serve un Ausbildung. Cos'è un Ausbildung? È un corso di formazione specifica su quello che andrete a fare. Ad esempio ce n'è uno per fare la cassiera, ce n'è uno per fare, cioè per qualunque lavoro, anche quelli di base, vi richiedono questo Ausbildung se volete un lavoro serio, altrimenti per 2 ore mi hanno detto che non serve. Chiaramente lavorare 2 ore a settimana non vi permette di rimanere a vivere in Germania, per cui è una questione che dovete valutare. Per quello che vedo io, la cosa che vi converrebbe fare è andare via a studiare, prima di tutto farvi un corso di lingua. Senza un corso di lingua non combinate assolutamente niente. Vi serve un tedesco di livello almeno B2. Cos'è il B2? Chi fa l'università può saltare questa parte della descrizione e andare avanti. E gli altri adesso spiego cos'è un B2. Sostanzialmente l'Unione Europea ha uniformato la conoscenza delle lingue creando queste cornici all'interno delle quali vengono classificate tutte le lingue europee, quindi c'è il B1 di italiano, il B1 di inglese, il B1 di tedesco, è un livello. Livello come? Allora, sostanzialmente i livelli A1 e A2 sono quelli scolastici, significa dov'è la stazione, dov'è il bar, come arrivo alla fermata, fine. Questi sono i livelli A1 e A2. Al livello B1 siete già in grado di fare una conversazione base sbagliando tutta la grammatica. Il livello B2 è già abbastanza alto, che è quello che di tedesco sostanzialmente ho io. Potete vedere i miei video per capire cos'è un B2 di tedesco, cioè cosa si riesce a fare con un B2 di tedesco. Chiaramente i miei video non sono preparati, quindi non mi sono scritta il copione, poi me lo sono ripetuto. Quello è come parlo io quando voglio comunicare qualcosa. Il problema sull'esame del B2 è che essendo esami ufficiali che consentono l'accesso non solo alle professioni ma anche alle università, ne fanno 3 all'anno. Io ho fatto quello del Goethe, ce ne sono diversi però non sono tantissimi e in ogni caso dovete pensarci un po' prima, nel senso che mi sono iscritta al secondo giorno di apertura delle iscrizioni e quasi tutti i posti erano finiti, addirittura non sono riuscita a fare l'esame nella città che avevo vicina, sono dovuta andare in un'altra città ancora e sono dovuta andare fino a Francoforte perché nella città dove ero io avevano già preso tutti i posti in una giornata, c'erano 18 posti, li avevano presi tutti, quindi considerate che c'è tantissima gente che vuole fare questi test. Per cui preparatevi mesi prima, dovete guardarvi quando aprono le iscrizioni e il giorno in cui aprono le iscrizioni correre a iscrivervi. Una volta che avete il vostro certificato e che potete andare all'agenzia del lavoro, con l'agenzia del lavoro vi fate fare il riconoscimento dei titoli di studio e poi verrete inseriti nelle liste e vi telefonano quando hanno, come in Italia. In Germania devo dire che funziona meglio che in Italia, nel senso prima di tutto è molto più veloce. Io sono andata all'agenzia del lavoro, nel giro di 5 minuti sono entrata, ho fatto tutto quello che dovevo fare, ho chiesto tutto quello che dovevo chiedere. Sono molto disponibili, almeno dove sono andata io erano molto disponibili. Se avete dubbi, voi spiegate quello che volete fare, cioè mi interessa questo lavoro, voglio fare questo, come ci arrivo, e loro sono in grado di spiegarvi o vi danno un appuntamento con una persona che è in grado di spiegarvi come ottenere quello che volete. Quindi l'idea non è andare lì, vedo un po' come funziona, vedo un po' cosa c'è, è avere le idee chiare, questo voglio fare, voglio andare lì e poi chiedere alla tedesca, anche perché come sappiamo i tedeschi sono gente molto precisa, non sono molto intuitive, per cui se aspettate che loro vi tirano fuori qualcosa e rimanete lì impantanati, mi va bene un po' di tutto, per i tedeschi vi vanno in crisi. Un'altra possibilità è guardare gli annunci che ci sono un po' dappertutto, li trovate ad esempio sulle vetrine dei negozi, trovate stiamo cercando questa figura professionale e a quel punto potete andare direttamente a portare il vostro curriculum e chiedere. Chiaramente il curriculum possibilmente in tedesco, perché un problema della Germania è che li ho visti un po' ignorantelli nella serie che l'inglese, ma anche no, se volete riuscire a comunicare vi conviene comunicare in tedesco. Io ho imparato il tedesco appunto perché l'inglese non lo capiva quasi nessuno. Altra cosa, chiaramente trovate gli annunci sui giornali, potete guardare anche quelli. In Germania esistono anche corsi di formazione, come dicevo c'è questo Ausbildung che venite pagati per fare, non sono cifre astronomiche,
nel senso che guadagnerete sui 200-300 euro al mese, però è già qualcosa, non vi consente di vivere, però vi aiuta, quindi potete fare contemporaneamente uno Ausbildung e cercare di lavorare, non lo so, però questo Ausbildung vi porta poi a poter entrare su quella professionalità che magari vi interessa, come fare non so su che ambito potreste essere interessati, o comunque vi assicuro ce ne sono una marea di Ausbildung tipi diversi e in generale durano, anche la durata lì è molto varia, ci sono quelli che durano alcuni mesi, ci sono quelli che durano anni. Per cui, ripeto, va proprio a seconda delle vostre attitudini e dei vostri interessi. L'argomento in realtà è immenso, per cui se ne può parlare per ore. Penso di avervi dato le 2 indicazioni fondamentali su come iniziare a muovervi, per cui se avete dubbi, se avete curiosità, non avete altro da fare che scrivermele qua sotto nei commenti e cercherò di rispondere a tutti. Se avete altre curiosità a proposito della Germania, se siete interessati a vivere in Germania, al solito iscriversi signori, perché è una cosa di cui parleremo ancora. Questo è quanto, ci sentiamo la prossima volta con un altro video.